Ok ragazzi, nel primo video tutorial abbiamo visto come caricare un file. Io utilizzerò in questo caso il comando fetch con il pdbd, mi permetterà di caricare direttamente all'interno del programma l'insulina. Ovviamente adesso dobbiamo capire come muoverla in modo tale da visualizzare gli aspetti a noi più interessanti. Prima di tutto voglio ricordare che io sto utilizzando quello che è un mouse mode a 3 bottoni che praticamente è quello più facile e immediato e che permette di ottenere risultati migliori. Pertanto, quindi, andando a cliccare sul mouse con il tasto sinistro, tenendo sempre cliccato, possiamo andare a ruotare in qualsiasi orientazione la molecola. Quindi, come potete vedere adesso dall'immagine, sto ruotando l'insulina andando essenzialmente a disporla nel modo che più preferisco. Oltre alla possibilità di ruotarla intorno all'asse X, Y, praticamente c'è la possibilità di avvicinare e allontanare rispetto al mio punto di vista la molecola. Quindi andando a cliccare invece il tasto destro e tenendolo premuto, posso, andando verso l'alto o verso il basso, avvicinare o allontanare la molecola rispetto al mio punto di vista. Ovviamente questa è una possibilità che si aggiunge alla possibilità di spostare la molecola. Nella funzione 3 bottoni, che è quella appunto che io sto utilizzando, se io possiedo un mouse con la rotellina, tenendo premuto la rotellina ho la possibilità di spostare a destra, a sinistra, sopra o sotto, come più preferisco, la molecola. La funzione della rotellina, oltre a quella di poter spostare essenzialmente la molecola, è quella di andare ad oscurare il background andando proprio a ruotare la rotellina. Quindi andando a ruotare posso oscurare partendo dal background la molecola, oppure posso andarla a farla diventare più chiara. Una volta che abbiamo capito come con i 3 bottoni è possibile gestire la molecola, andiamo a vedere quello che è una sezione molto importante. Come avevo detto già nel primo tutorial, qui a destra praticamente compaiono tutte quelle che sono le selezioni delle molecole che io inserisco all'interno di Pymol, perché su Pymol poi possiamo anche decidere di inserire più molecole. In questa sezione qui poi compaiono 5 riquadri dove essenzialmente si vanno a nascondere le funzioni di action, le funzioni di show, le funzioni di hide, le funzioni di label e le funzioni appunto di color, quindi per andare a colorare la molecola o le diverse sezioni della molecola che vedremo successivamente. Qui in basso ritroviamo appunto la possibilità di sfruttare il mouse in una modalità viewing o editing, ma ciò che mi risulta importante dirvi è questa sezione qui in basso, perché in questa sezione qui in basso nel tasto S, andando a cliccare sul tasto S, ci compare quello che è una parte fondamentale di Pymol e di una proteina, ma così come anche di un acido nucleico, cioè la sequenza. Praticamente qui viene riportata la sequenza amminoacidica dell'insulina. Ovviamente qui ritroviamo 4 catene più quelli che sono gli ioni e le molecole d'acqua. Ovviamente ogni sequenza può essere associata a una parte della molecola andando a consultare quello che è il file PDB su PDB Databank e andando nella sezione appunto dove ci sono le entità con le associazioni alle strutture proteiche. Quindi ritroviamo essenzialmente la catena alfa che in PDB è riportata come catena A, catena C, e la catena beta dell'insulina è riportata come catena B, come catena D. In effetti questo PDB rappresenta quelle che sono 2 molecole di insulina. Quindi avremo che in una sezione che qui a sinistra avremo una molecola di insulina, una sezione qui a destra avremo un'altra molecola di insulina. Nel momento in cui noi siamo riusciti a mostrare quella che è la sequenza, praticamente possiamo fare una selezione che però sarà argomento del prossimo video.